Ben ritrovati, premetto che questo mio video, come del resto tutti i miei video, è un racconto e non ha nessuna velleità di insegnare. Racconta alcune cose che ho imparato con il tempo e che penso sia interessante condividere con voi per stimolare riflessioni e dialoghi in tema di audio e hi-fi. Per questo motivo, all'interno di una dialettica moderata e rispettosa, vi invito già da ora a commentare se lo ritenete opportuno e vi ringrazio già ora per il vostro contributo. I DV in campo audio sono importantissimi. Iniziamo dall'unità più anziana, i DBM. Nascono con le prime linee telegrafiche che lavoravano con un'impedenza di 600 ohm, quindi qualcosa di abbastanza diverso dai nostri impianti audio. Lo 0 dBm è stato definito come quella tensione che su di un'impedenza di 600 ohm produce una potenza di 1 mW. Questa tensione è pari a 775 mV. Già qui, in questa definizione da me proposta, i veri tecnici avrebbero qualcosa da ridire, ma noi non lo sappiamo e continuiamo. Il problema, tra virgolette, del DBM è che quasi nessuno oggigiorno lavora specificatamente con impedenze di 600 ohm. Può capitare, ma non è una regola, anzi, per cui parlare di 1 mW su 600 ohm come riferimento può trarre in confusione. Per dipanare tale incongruità è stato pensato il dBu. Lo 0 dBu è stato definito come 775 mV, che su di un'impedenza di 600 ohm sappiamo produrre esattamente 1 mW. Pertanto, in circuiti elettrici con impedenza di 600 ohm, dBu e dBm coincidono e infatti molte volte si tende a confondere queste due unità di misura, che sono sorelle ma non gemelle. Come vediamo nel filmato, un segnale pari a 0 dBu corrisponde ad una tensione di 775 mV. Non si scappa da questo e questi valori sono internazionalmente riconosciuti da moltissimi anni e con loro dobbiamo fare i conti. Anche misurando con l'oscilloscopio rileviamo che il segnale picco-picco è pari a 2,17 volt, che corrisponde ad un valore di picco di 1,085 volt e da un valore RMS efficace di 767 mV, molto vicino ai nostri fatidici 775 mV. La lettura fatta al volo con l'oscilloscopio presenta un errore di circa l'1%. I conti tornano ed abbiamo fissato le basi per continuare il nostro discorso. Nel seguito del nostro video parleremo dei dBm e dBu intendendo la stessa cosa, perché faremo riferimento sempre alla tensione. Anche qui i più precisi storceranno il naso, ma noi non lo sappiamo e procederemo ugualmente. Per ultimo, ma non meno importante, è giunto il dBFS, che quantifica i livelli delle sorgenti digitali tipo Cobuz, FLAC, eccetera. Questi flussi digitali contengono al loro interno queste informazioni di livello. Ad un particolare valore di BFS corrisponde un preciso valore di tensione analogica in uscita dal DAC. Il dBFS lavora con una scala un po' diversa da quella del dBm o del dBu. Il suo valore massimo è 0 dBFS ed è un tetto che non può essere superato. Tutte le informazioni di livello contenute nel flusso digitale saranno inferiori o uguali a tale livello, per esempio meno 18 dBFS, meno 5 dBFS. Ma che correlazione c'è tra dBFS, dBm e dBu? Cioè i livelli in dB del segnale digitale a quali livelli in dB corrispondono del segnale analogico? Bella domanda e la risposta non è univoca. Dipende molto dalla scheda audio, dal DAC che contiene al suo interno,
al range delle sue tensioni di alimentazione e dalle performance previste dal progettista. Farò un esempio pratico. Qui abbiamo una scheda audio Motu M4 dalle prestazioni molto buone. Non è professionale, ma certamente non è una scheda audio entry level. La pilotiamo ora con un file FLAC a 24 bit 96 kHz contenente un tono di 1 kHz con un livello di 0 dB fs, cioè il massimo che può emettere, e rileviamo l'uscita massima appunto della Motu. Rileviamo appunto con i volmetri HP che la sua uscita è pari a più 10 dBu, corrispondente ad una tensione di 2,45 volt RMS. Ed infatti sull'oscilloscopio leggiamo 726 volt picco picco, che corrispondono a 3,63 volt di picco, e cioè 2,57 volt RMS. Anche questa volta, con un errore contenuto entro l'1%, viene confermato dall'oscilloscopio quanto indicato dai volmetri HP. E non c'erano dubbi, questi due favolosi compagni di viaggio sono estremamente affidabili e precisi. Cosa mi dice questo? Cosa mi dicono questi valori? Che se metto tutti i volumi al massimo nel mio computer, cioè quelli che agiscono sul livello del flusso digitale, mi ritroverò in uscita al DAC con un segnali analogici di più 10 dBu. E questo va bene? Non molto. Infatti è uno standard molto diffuso che i viewmeter analogici o digitali indichino lo 0 dB per segnali pari a 775 mV/RMS. Così è, per esempio, con il mio amplificatore Revox B251, che con un segnale pari a 0 dBu indica proprio 0 sul viewmeter digitale. Vorrei fare una precisazione importante. Quando parlo di livelli di segnale, mi riferisco agli stadi di preamplificazione, i livelli in ingresso. È chiaro che i viewmeter di un amplificatore indicheranno normalmente la potenza in watt d'uscita verso gli altoparlanti, ma alcuni amplificatori permettono di visualizzare anche i livelli dei segnali all'ingresso, ed a questi segnali mi riferisco. Guardando la figura, abbiamo sulla sinistra il viewmeter classico, quello che si trova nei mixer analogici, per esempio, giusto per intenderci. Notiamo che lo 0 di questo strumento coincide con lo 0 dBu, cioè in condizioni normali lo strumento segnerà 0 dB con un segnale all'ingresso di 775 mV/RMS. Notiamo anche che la scala dBFS per segnali a 24 bit fa corrispondere i meno 18 dBFS allo stesso 0 dBu. Cosa significa questo? Significa che se vogliamo applicare all'ingresso di un dispositivo audio un livello di 0 dBu, dovremmo porre il livello del segnale digitale a meno 18 dBFS. Considerazione: mentre il segnale digitale ha ancora 18 dB a disposizione per crescere, non è sano pensare di applicare più 18 dB rispetto allo 0 del viewmeter. Ecco qui già una prima diversità tra i livelli di segnale analogico e digitale e la loro rappresentazione e capacità di livello. Tornando all'esempio precedente, dove alimentavo la mia scheda Motu M4 con un segnale a 0 dBFS, ottenendo una tensione efficace di 2,45 volt, se ora attenuassi di 18 dB questo segnale, cioè andassi a meno 18 dB, avrei in uscita una tensione di solo 308 mV efficaci, ma questi non corrispondono allo 0 dBu. E allora c'è qualcosa di sbagliato? No.
Facciamo subito una verifica pratica. Ho preparato un file FLAC con un segnale a meno 10.5 dBFS che contiene una nota ad 1 kHz con una risoluzione di 24 bit 96 kHz. Carichiamo questo file, diamo un'occhiata che contiene effettivamente una sinusoide, ma così è, e poi lo mandiamo in esecuzione. Alimentando la scheda audio Motu M4 con un segnale digitale a meno 10.5 dBFS, che livello di uscita analogico in dBu ci troveremo? Adesso l'abbiamo dato in esecuzione, notiamo sulla destra che il livello è effettivamente meno 10.5 dBFS e diamo un'occhiata a cosa ci dicono i nostri volmetri della HP. E ci indicano esattamente 0 dBu. Per cui per ottenere un segnale d'uscita analogico a 0 dBu noi dobbiamo alimentare la scheda con un segnale digitale a meno 10.5 dBFS. Pertanto i diagrammi che abbiamo visto prima, la comparazione tra i livelli tra dBu e dBFS sono teorici, ma nella realtà le cose non sono sempre così. In particolare con questa scheda audio, che non è un giocattolino, per ottenere 0 dBu, cioè 775 mV/ms, devo alimentarla con un segnale digitale a meno 10.5 dBFS. Domanda quindi: è meglio abbassare il livello del segnale digitale o utilizzare l'attenuatore d'uscita dello stadio analogico? Ci sono pro e contro in entrambe le soluzioni. Se abbasso il livello digitale in modo che il livello superato non superi mai i meno 10 dBFS, per tornare al mio caso, sono a posto per i livelli, ma mi perdo 10 dB di dinamica purtroppo. Se invece lascio la piena escursione del segnale digitale ed attenuo nel percorso analogico, rischio che la distorsione faccia sentire la presenza, perché la scheda audio sta comunque lavorando al massimo dei suoi livelli di tensione. Cerchiamo di capire quindi quant'è la distorsione, la THD, con un segnale a 0 dBFS. A destra vediamo il livello di tensione, a sinistra vediamo la frequenza di 1 kHz e adesso andremo a misurare la distorsione armonica totale, che è di un punto ogni 10.000 parti. Quindi praticamente è una distorsione che io non lo so se a orecchio sarei in grado di percepire. Applichiamo adesso un segnale a meno 10 dBFS, vedete sulla destra il livello corretto di tensione, a sinistra la frequenza, e ci aspettiamo di trovare una distorsione inferiore a quella misurata precedentemente. Verifichiamo e difatti troviamo 7 parti ogni 100.000, quindi una distorsione veramente molto contenuta, al di là dell'udibile. Sinceramente, per entrambi i casi non ritengo di avere un orecchio così sensibile da avvertire questo tipo di distorsioni. C'è ancora un'incognita. Ho la possibilità di misurare solo la distorsione armonica totale. Non ho ancora strumentazione in grado di verificare la distorsione da intermodulazione, ma sono convinto che non si aggiri su valori importanti. E spero presto comunque di potervi dare anche questa informazione che ora è mancante. Per quanto mi riguarda, sceglierò di lasciare inalterato il livello del segnale digitale e giocare invece con il volume dell'uscita analogica della Motu M4. Spero di aver portato alla luce buoni spunti di riflessione e a tal proposito mi piacerebbe conoscere le vostre esperienze e pareri. Buoni ascolti!